Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale Mitologia per sognare. Io sono Salva e oggi voglio raccontarvi la storia di uno dei protagonisti dell'Iliade, una delle persone più affascinanti all'interno della mitologia greca. Voglio parlarvi della storia di una ragazza la quale bellezza era rinomata in tutta la Grecia e il rapimento della quale ha portato alla guerra di Troia. Ma adesso mettetevi comodi perché il nostro racconto sta per incominciare. Spesso vediamo Elena come colpevole per aver portato alla guerra di Troia, ma è veramente così? Era veramente colpevole per essere stata poi portata a Troia o per essere andata a Troia? O era di fatto una vittima? Ma qual è stata la sua storia? Come ci si è arrivati al punto in cui Paride la rapisce per poi portarla a Troia? O consapevolmente parte per andare a Troia. Vediamo un po' qual è stata la sua nascita e la sua infanzia. Intorno alla nascita di questa giovane fanciulla e di questa donna estremamente bella ci sono diversi miti. Uno tra questi si dice che praticamente Zeus fosse innamorato di Leda, regina di Sparta, moglie di Tindaro, e che essendosi completamente innamorato di lei ha cercato in ogni modo di avvicinarsi, tant'è vero che decide di trasformarsi in un cigno per poi andare presso le rive del fiume più vicino a Sparta e poi cingerla con il collo. E secondo questa versione della nascita di Elena, da quest'unione sarebbero venute fuori due uova. In un uovo ci sarebbe stata appunto Elena e Cassandra e nell'altro i Dioscuri, ovvero Castore e Polluce. Secondo un'altra versione del mito, invece, Elena e Polluce sono figli immortali di Leda e Zeus, mentre Clitennestra e Castore sono figli invece mortali della regina di Sparta, Leda, e Tindaro, il re di Sparta. Secondo un'altra versione ancora, Elena sarebbe figlia di Nemesi, una ninfa immortale, e di Zeus. Questa ninfa avrebbe cercato in ogni modo di sfuggire alle prese di Zeus, ma anche in questa versione Zeus si sarebbe trasformato in un cigno, catturandola, e dall'unione di questi due nasce un uovo e quest'uovo viene consegnato a Leda affinché lo protegga. In ogni caso la nascita di Elena è collegato all'immortalità, a qualcosa di divino, forse proprio per la sua bellezza che era così diffuso in tutta la Grecia. Ma la storia di Elena non termina qua, infatti anche la sua giovinezza è segnata da delle vicende particolari e secondo una versione abbiamo durante la sua giovinezza, ma proprio quando non era ancora nemmeno un adolescente, un avvenimento particolare. La bellezza, la nomea di questa bellezza da parte della fanciulla era diffusa ovunque e attraeva diversi occhi anche abbastanza molesti. E ad un certo punto Teseo, l'eroe che aveva sconfitto il Minotauro, e il suo migliore amico avevano deciso che avrebbero sposato due figlie di Zeus. E secondo la sorte appunto a Teseo spettava la figlia di Zeus, Elena, la donna più bella del mondo, mentre il suo amico avrebbe dovuto conquistare l'amore di Persefone.
e quindi insieme si dirigono a Sparta dove rapiscono la bambina. Ma una volta ad Atene, Teseo si rende conto che di fatto quella è ancora una bambina e quindi decide che non la sposerà in quel momento, ma la affiderà nelle mani di sua madre. Così la madre di Teseo Etra la accudisce, ma nello stesso tempo i Dioscuri, Castore e Polluce, fratelli di Elena, decidono di riprendersi la loro sorella e infatti vanno ad Atene e dopo aver distrutto anche la città riescono a recuperare Elena e a mettere in fuga Teseo. Molti dicono che in realtà questo avvenimento dell'adolescenza di Elena non fa altro che predire in qualche modo quello che poi avverrà successivamente con il rapimento della stessa da parte di Paride. Elena quindi cresce a Sparta e la fama della sua bellezza è diffusa ormai su tutto il territorio greco e quando arriva il momento in cui si deve decidere di chi deve essere moglie, saranno tantissimi i sovrani della Grecia che andranno a Sparta per chiedere la sua mano. E tra tutti questi troviamo anche Ulisse che in realtà non era interessato ad Elena ma c'era andato perché in realtà sperava in un aiuto da parte di Tindaro nel sollecitare la relazione o comunque il matrimonio tra Ulisse e Penelope. Penelope è un'altra donna che non era famosa quanto Elena per la sua bellezza, ma era famosa assolutamente per la sua intelligenza. Per cui Ulisse, per cercare di avere favori da parte di Tindaro, decide di aiutarlo, dandogli dei suggerimenti affinché fosse evitata poi una guerra civile tra tutti i capi della Grecia nella contesa della mano di Elena. Gli dice che in realtà per evitare tutto questo basterebbe che fosse la stessa Elena a scegliere il proprio marito e dice anche che sarebbe stato necessario poi dopo fare una sorta di giuramento secondo il quale tutti i capi della Grecia sarebbero intervenuti qualora il matrimonio tra Elena e il futuro marito fosse stato violato da terze parti. E così succede. Infatti Elena decide da sola il proprio futuro marito. Tra tutti i capi della Grecia sceglie Menelao, fratello di Agamennone, re di Micene, e già marito di sua sorella Clitennestra. Al momento Menelao era considerato uno degli uomini più belli della Grecia e il loro matrimonio è tranquillo, il loro matrimonio è solido, hanno anche una figlia e dopo la morte di Tindaro ereditano anche il trono di Sparta, quindi diventano sovrani di Sparta. Tutto funziona bene fino a un momento. Arriviamo adesso ad un momento che è cruciale non solo nella vita di Elena, ma anche nella vita stessa di tutta la Grecia e di Troia. Arriviamo a un momento in cui Paride, che è tornato ad essere principe di Troia, si reca a Sparta per farsi benedire, o questo è quello che inventa davanti a Menelao, che era in precedenza ospite a Troia, per farsi benedire per un omicidio che lui aveva commesso quando era piccolo. Per cui si reca a Sparta per farsi benedire dall'oracolo e viene accolto secondo i riti dell'ospitalità tipici della cultura greca. Vengono fatti per lui dei banchetti in suo onore, dei giochi, fino a quando Menelao non viene chiamato a Creta per onorare la morte di suo nonno. Per cui Menelao stesso dice a sua moglie di prendersi cura dell'ospite. E in questa occasione, qui ci sono diverse versioni, in questa occasione, secondo una versione, Paride, spinto anche da Afrodite, ha cercato di ammaliare Elena rapendola e portandola con sé a Troia, e portando con sé a Troia anche molti tesori di Sparta. Secondo un'altra versione, invece, Elena, sempre spinta da Afrodite, fa innamorare perdutamente Elena di Paride e quindi questa volontariamente
semplicemente parte per Troia insieme a Paride. In entrambi i casi viene violato non soltanto il matrimonio, ma anche il vincolo dell'ospitalità, e entrambe queste cose porteranno poi alla guerra di Troia. Omero all'interno dell'Iliade la descrive come una donna malinconica, una donna che sa che il suo rapimento, comunque il suo arrivo a Troia non ha fatto altro che portare guerra, o comunque la caduta non soltanto di Troia, ma anche a combattere degli stessi greci e a perire, e quindi viene descritta come una persona malinconica, una persona triste. E quello che sappiamo anche dalle scritture è che secondo appunto le leggende Elena e Paride, durante il periodo di permanenza di Elena a Troia, avranno anche dei figli, 4 in totale, 3 maschi e una femmina. I 3 bambini, perché sono ancora bambini, in realtà muoiono piccolissimi nella notte della presa di Troia a causa della caduta di una casa. Invece la bambina morirà successivamente, sempre per mano di Ecuba, la quale decide di vendicare sulla bambina le colpe della madre. A seguito della guerra, quindi, e a seguito della morte di Paride, sappiamo che Elena tornerà con Menelao, e secondo la leggenda Menelao, quando vede Elena, in realtà vorrebbe ucciderla per il disonore, ma quando la guarda, quando incrocia i suoi occhi, rimane nuovamente folgorato dalla sua bellezza e quindi decide di risparmiarla. Sappiamo poi anche dall'Odissea, quindi dall'opera successiva all'Iliade, che dopo una serie di viaggi compiuti dopo la guerra di Troia, Elena e Menelao tornano a Sparta come sovrani di Sparta. E da sempre la figura di Elena ha portato delle controversie, ha portato delle discussioni in merito a proprio la sua figura. Per alcuni è colpevole di aver lasciato il marito per seguire un altro uomo, per altri invece è vittima non soltanto degli dei, ma anche del desiderio degli uomini e anche della propria bellezza. E quindi è un personaggio controverso, e spetta a noi capire, o comunque dare una connotazione e capire se effettivamente questa donna è una colpevole o è semplicemente vittima di se stessa. Amici, il video di oggi termina qua. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, e come sempre vi invito a lasciare un like ed iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!